Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento all'insegna del mistero degli UFO e in questo caso anche delle novità almeno apparenti su John Fitzgerald Kennedy e sul suo assassinio. 7 giorni fa, qui sul canale, in una live, vi ho mostrato 2 documenti che fra poco vi farò mostrare e che subito dopo che io ho fatto questo video, improvvisamente tutti hanno cominciato a farci video e scriverci articoli. In realtà si tratta di informazioni vecchie già di anni e che io ho riportato, alla luce e che, ho fatto esclusivamente perché ci si aspetta da un momento all'altro una data in cui si conferirà al pubblico presso il Congresso degli Stati Uniti, in cui Anna Paolina Luna e la task force per lo studio dei misteri, incluso quello ufologico, quello di Kennedy, ancora in parte segretati presso il Congresso americano. Facciamo un breve riepilogo prima di arrivare alla notizia incredibile che mi "emoziona" tra virgolette, almeno in parte, perché è straordinaria dal mio punto di vista e conferma non solo alcune teorie del complotto, non solo alcune informazioni di carattere ufologico, non solo alcune ipotesi di cospirazione alle spalle dell'omicidio, dell'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, ma di qualcosa che io sostengo da quando mi occupo di ufologia, cioè praticamente da più o meno 30 anni e da più o meno, 24 anni pubblicamente. Vi accenno solo una cosa, perché poi ovviamente la notizia la darò più avanti in questo video, in questa registrazione, cioè che si tratta di UFO, alieni, Kennedy, Luna. È tutto un programma. Si tratta di un piccolo trafiletto, ma contenente una marea di informazioni. 7 giorni fa vi ho mostrato nella live sull'assassinio di Kennedy questo documento interessantissimo, importantissimo, ufficialmente mai confermato. Una lettera che sarebbe stata consegnata alla CIA e scritta direttamente di pugno, o meglio a macchina in questo caso, da John Fitzgerald Kennedy dallo studio Ovale. In questa lettera si chiedeva alla Central Intelligence Agency 10 giorni prima del suo assassinio che si dovesse aprire l'archivio e declassificare le questioni legate agli UFO, gli alieni, la retroingegneria e che bisognava coinvolgere la NASA e l'USAF per far sì che queste informazioni non solo venissero acquisite per migliorare gli studi e le ricerche scientifiche, ma anche per arrivare al grande pubblico infine, ma soprattutto gestire una collaborazione per l'esplorazione spaziale con l'Unione Sovietica. Già queste informazioni erano di per sé molto interessanti e naturalmente una delle cose che viene contestate è che non esisterebbe una copia carbone di questa lettera, cosa che potrebbe avere 10.000 giustificazioni, e viene coinvolto nel discorso questo documento top secret del MJ12 che in qualche modo sarebbe una risposta al fatto che c'erano delle organizzazioni che effettivamente studiavano il fenomeno UFO e che in qualche modo lui ne era al corrente e, un'ulteriore prova che, tra il presidente Kennedy e l'MJ12, il Majestic 12, quell'organizzazione messa a capo proprio degli studi e delle ricerche sul fenomeno UFO e sulla presenza extraterrestre, erano più, reali di quanto si possa immaginare. Ma non mi interessa approfondire questo. Stamattina
Ho pubblicato un articolo sul mio sito internet che vi ricordo essere UFO e misteri dal mondo su www.statodiemergenza.com, dove trovate questo approfondimento, mentre una settimana fa, se tornate indietro qui sul canale, trovate il video, la live dell'approfondimento su questa questione in specifico. Ma sono qui oggi per darvi un'ulteriore prova, una notizia, appunto quella che mi ha in qualche modo emozionato. Cercherò di andare lentamente al dunque per far metabolizzare bene quello che sto per dire, ma ci sono anche delle premesse. La prima premessa è che il documento non è completo. Si tratta di una pagina estratta dal documento e trapelata attraverso quelli che sarebbero stati rilasciati ieri con l'emendamento del presidente Donald Trump. Quindi si tratterebbe di una pagina che in qualche modo è arrivata sui social, su X, ex Twitter, ed è stata pubblicata da uno statunitense che tra le varie cose segue proprio il mondo dell'ufologia e le rivelazioni della disclosure. Quello che c'è scritto è davvero straordinario, ma ci concentreremo solo su una parte centrale di questa pagina, di questo documento, ma devo fare ancora una premessa. La seconda premessa è che ovviamente non possiamo dare per certo e scontato al 100% questo documento fin quando non ci verrà fatto vedere l'intero documento e quindi avremo la possibilità di andare a leggere tutto il resto, di verificare le date, l'autenticità e tutto quello che c'è da verificare del caso. Sono sicuro che questo però pian piano avverrà e sono sicuro che questo documento non è di sicuro una pagliacciata, una messa in scena, ma si tratta di un documento reale. Andiamo a vedere questa pagina straordinaria in cui al centro potete vedere, a parte i personaggi, come il generale LeMay, il presidente Eisenhower, che vengono citati in, occasione proprio di importanti questioni legate agli UFO e all'USAF, quindi all'US Air Force. E poi vengono citati, le armi nucleari degli Stati Uniti, quindi l'interesse, che c'è nei confronti il rischio di, azioni militari proprio legate alle armi nucleari, il coinvolgimento del NICAP, che è un'organizzazione ufologica, che, per lo più è composta da ex piloti, da ingegneri aeronautici aerospaziali, eccetera, eccetera, e, vengono citate tutta una serie di cose interessanti nel loro contesto. Ma come vi dicevo è importantissimo andare a soffermarsi su quella parte centrale e sottolineata. Nel 1963 John Fitzgerald Kennedy vuole, in seguito alle tensioni estese, una cooperazione con l'Unione Sovietica per quanto concerne le missioni spaziali, lo sforzo spaziale, per una congiunta investigazione sul fenomeno UFO e le missioni verso la Luna, con un progetto specifico da seguire insieme. Il Majestic 12, ulteriore conferma per gli scettici che sostengono anche davanti a centinaia di documenti che l'MJ12 non esiste alcuna prova che sia mai esistito, qua ce n'è un'altra, non appoggia assolutamente la militarizzazione della Luna congiunta di Stati Uniti e Unione Sovietica, perché c'è un problema. Qual è questo problema? Sarebbe pericoloso per gli Stati Uniti, poiché nella parte oscura, quella non visibile dalla Terra, della Luna, ci abiterebbero le Ebe, una delle razze dei grigi. In queste 4 righe abbiamo
La conferma dell'esistenza del Majestic 12 che aveva un potere addirittura da opporsi alle decisioni del presidente degli Stati Uniti. La conferma che il presidente Kennedy voleva la pace e l'accordo con l'Unione Sovietica per portare avanti un programma spaziale congiunto e non una corsa allo spazio, e che tra i motivi di tale congiunto programma c'era quello proprio di studiare gli UFO e di creare una militarizzazione della Luna congiunta tra Stati Uniti e Unione Sovietica, le due grandi potenze al mondo, una a fianco all'altra per fronteggiare una minaccia concreta. La presenza di alieni grigi, di Ebbe, nella parte oscura della Luna, e il Majestic 12 si sarebbe opposto a tutto questo e ci sarebbe in effetti riuscito. Metabolizzate queste informazioni, vediamo cosa arriverà a breve, attraverso tutta la documentazione declassificata, e cerchiamo in qualche modo di tenerci aggiornati. Spero di aver fatto cosa gradita. Mettete like, non vi dimenticate di iscrivervi al canale se siete nuovi, a seguire le live, a attivare il campanello per ricevere le notifiche e ovviamente, se ne avete voglia, a condividere i video e a contribuire a sostenere il canale con un super grazie o in altri modi. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e vi aspetto per la live delle 18:30 oggi stesso. Ciao.